Vi è arrivato un quest per le feste e quindi vi siete resi conto che il cinturino, l'imbragatura, la strap è questa puttanata qui? Bene, quindi dovendone prendere una migliore, possibilmente senza spendere tanto e magari con la batteria integrata, così da avere una maggiore autonomia e anche un contrappeso al peso del visore, su quale categoria indirizzarci? Quelle classiche con la fascia centrale sopra la testa, come queste, ovviamente più imbottita, più comoda, o quelle con la fascia frontale, il cosiddetto halo, come questa? Oggi vedremo esattamente questo, quindi i pro e i contro di ognuna delle due e per quali utilizzi sono più indicate. Piccola premessa, allora, i consigli che vi darò sono volutamente generici perché poi ogni testa è fatta a modo suo, anche dentro, ma a noi interessa il cranio. Quindi ci sono quelli più o meno grandi, quelli con gli zigomi più o meno pronunciati, con il panino occipitale che è quel rigonfiamento qui dietro più o meno piatto e così via. Quindi il consiglio poi alla fine, se per essere al 100% sicuri, se potete provate o prendetele tutte e due così siete a posto, però intanto vi do una panoramica generale in modo che alla fine del video siate più informati sulla scelta. Quindi vediamo le differenze tra le due. Fatalità! Ho qui i due ultimi prodotti della Kiwi Design, che mi ha nominato ambasciatore italiano della Kiwi Design. No, non esageriamo, no, però il mitico Ryan della Kiwi mi ha mandato appunto i loro due ultimi prodotti da provare. Io sono sempre stato un fan della Kiwi Design, ho le carrucole da 4-5 anni, sempre perfette, c'è una molla dentro che va avanti e indietro, sempre perfette, quindi è roba che costa poco, fatta bene e che dura. Chiaramente in descrizione vi metto il link così avete uno sconto aggiuntivo. Allora, principalmente la differenza tra le due è che una è più stabile, l'altra è più comoda, perché è tutto un equilibrio di contrappesi. In quella con la fascia centrale il contrappeso è esattamente dietro, quindi diciamo che sulla testa sta in maniera orizzontale. Nel caso invece delle Halo, il visore è dritto e la linea di grip, diciamo, del supporto è diagonale, perché poi il visore va così, è diagonale, quindi distribuisce un po' di più il peso. Vedete, qui hanno il loro cavetto che viene attaccato, ma ve le monto così vedete anche quanto ci vuole a montare questi ricambi. Visto? Sono sulle fasce laterali, sono a scatto. Sentite? Quando sentite il clac siete a posto. Perfetto, delle volte mi stupisco. Vedete, il filetto della batteria lo inserite. Ok, e dopodiché mettete la strap. Questa è l'unica cosa leggermente più lunga perché dovete andare sotto qui. Dovete andare sotto questo affaretto qui e far salire la linguetta della strap. Dunque, o vi aiutate con un filo di ferro o semplicemente tirandolo, eccolo qua. Vedete? Zac e zac. Perfetto. Vedete come rimane? Orizzontale. Con questa rotella qui regolate la tensione, regolate quanto vi rimane attaccato davanti alla faccia e vedete dove siete? Di qua. Vedete? Non si muove per niente, neanche con un utilizzo frenetico. Infatti queste sono più indicate proprio per fitness, per sparatutto particolarmente frenetici. Io infatti in Ghost of Tabor mi sono trovato benissimo con uno come questo. Ovviamente esteticamente fa un po' il moicano, però è sicuramente stabilissimo.
Il lato negativo di queste strap qui è proprio che per essere ben salda sulla faccia tende a premere un po' troppo sul viso, sugli zigomi, quindi se ce li avete particolarmente pronunciati sappiate che potrebbe darvi un po' di fastidio o comunque potrebbe farvi la classica VR face, quindi quel segno tipo maschera da sub. Quindi punti di forza, la stabilità e la minore copertura della testa, quindi d'estate col caldo, facendo attività particolarmente sudaticce, è un pelo più fresca dell'altra. Ovviamente poi è tutto trovare un equilibrio tra quanto è stretta la fascia superiore e quanto è stretta la rotella, quindi quanto vi preme sulla faccia. Vi monto l'altra così vedete la differenza. Voilà. Vedete, ci vuole un attimo. Questa è ancora più rapida perché questa qui, vedete, non ha la fascetta da infilare dentro il pirolino, ma questo dentino qui. Vedete, ha questo dentino qui che va dentro lì. Ok? Quindi solito click. Click dall'altra parte. Batteria. Vedete, qui ci ho messo io questo qui perché sono precisino. Ha dovuto metterci questo affaretto qui così il filo sta meglio. Però vedete, i punti di appoggio sono la fascia frontale e la fascia posteriore, per cui questa è indubbiamente più comoda. Io sono sempre stato abituato agli Yellow perché ce l'aveva già il Rift S, vedete. Questa tra l'altro era molto più chiusa come fascia frontale, mentre questa qui della Kiwi, vedete, è aperta. Questa della Kiwi, vedete, è aperta la fascia, per cui comunque i punti di contatto sulla fronte sono meno di quelli del Rift S. Quindi punti di forza, la comodità perché è assolutamente più comoda, la rapidità di installazione, avete visto quanto ci ho messo, e la poca pressione sulla zona degli zigomi, in generale sulla faccia, al punto che voi potete addirittura metterla su, alzare il visore e guardarvi in giro senza neanche bisogno della realtà mista. Con l'altra non potrete, chiaramente, perché è uno dei due supporti, si potete spostarvela un po' su, ma questa è fatta praticamente apposta, vedete. Lato negativo, quindi la poca stabilità. Non è così poca, perché una volta che ve la siete regolati bene è molto stabile, però è leggermente ballerina, soprattutto se fate delle attività particolarmente frenetiche. Altra cosa, quando guardate in basso, vedete, ve lo faccio vedere così, vedete, quando vi abbassate il visore è morbido, no? Quindi qui entra la luce perché appunto non sta premendo, vi rimane su senza problemi, non è che cade, però è rimasto alzato, vedete? Guardando in alto, se guardate il Behemoth alto 6 piani, qui non c'è nessun problema perché la fascia frontale appoggia. Guardando invece verso il basso, vedete che si allarga leggermente ed entra la luce. Già che ci siamo, il mitico Ryan mi ha mandato le grip fantastiche. Io ho sempre avuto quelle della Kiwi, però non avevano questa soluzione eccezionale che vi fa risparmiare un sacco di tempo, l'uovo di Colombo. Allora, intanto vabbè, i grip sono fondamentali perché avete questa fascetta qua, quindi quando mollate il joypad, se non ce l'avete, fa così, ricordatevi sempre il cordino. Se avete questi grip, anche se mollate il controller, vedete, con la mano aperta non vi cade. Ma soprattutto la figata totale è lo sportellino per la batteria. Ma che roba! Lo sportellino per la batteria, così da cambiare proprio come hai un box Ferrari per cambiare la batteria. Quante volte vi è capitato di essere in un'azione, no, non funziona più il joypad, togli tutta l'imbragatura, apri lo sportellino, cambia la batteria. Qua invece tic tac tac,
cambio Ferrari, perfetto, a posto. Quindi, riassumendo, lati positivi del modello con la fascia centrale sono la minore copertura della testa, quindi un po' più fresche e molto più stabili. Lato negativo, la troppa pressione sulla faccia. Modello Halo, lato positivo, la velocità di installazione, la comodità e il visore indipendente, chiamiamolo il visore morbido. Lato negativo, il visore troppo morbido e la troppa copertura estiva. Però appunto, come vi ho mostrato, l'apertura non è più una fascia così opprimente, insomma, come quella del Rift S, per cui insomma non è poi così calda. Per fare fitness c'è anche chi usa questa semplicemente perché può togliere la mascherina e quindi il visore rimane davanti, anche se non c'è copertura dall'entrata della luce. Non è un problema, perché appunto uno sta facendo fitness e preferisce la minore temperatura, insomma, alla luce che entra. Bene, vi ricordo che in descrizione c'è il link per il sito della Kiwi per avere sconti. Adesso non so neanche più a quanti sconti siano arrivati, perché ogni volta ce ne sono di nuovi. Comunque sicuramente c'è almeno un 20% credo sui nuovi prodotti. E ovviamente sostenete il canale, non vi preoccupate, ogni guadagno del canale viene reinvestito, quindi semmai vi migliora la qualità dei prossimi video. Bene ragazzi, allora grazie alla Kiwi Design, grazie a Ryan, spero sia stato un video informativo. Se lo è e avete imparato qualcosa, schiccia il bottone e alla prossima ragazzi, ciao.